Ciao, vediamo subito come creare un biglietto da visita verticale con Adobe Illustrator. Apriamo il programma, poi andiamo su File, Nuovo o Crea nuova. Dopodiché ci troviamo di fronte a questo mascherino per la configurazione del nostro file. Ci spostiamo quindi qui sulla destra, andiamo a dare un titolo. Dopodiché ci spostiamo nei campi relativi alle dimensioni e dal menu a tendina associamo l'unità di misura centimetri. Dopodiché diamo l'unità di misura come larghezza 5,5 e come altezza 8,5. Automaticamente viene rilevato l'orientamento verticale. Come tavole da disegno possiamo aggiungere una tavola in più, quindi 2 tavole. Infatti noi lavoreremo sia al fronte che al retro del biglietto da visita. Possiamo lasciare anche una pagina al vivo, quindi le abbondanze di 0 cm, e ragionare con le guide in modo da proteggere i contenuti all'interno del biglietto da eventuali tagli in fase di stampa. Dopodiché apriamo il menu a tendina delle opzioni avanzate e assicuriamoci che il metodo di colore associato sia quadricromia con 300 pixel per pollice e clicchiamo su Crea. Bene, la prima cosa da fare adesso è attivare i righelli da cui poi andare a trascinare le guide verticali e orizzontali per delimitare bene i contenuti e proteggerli. Andiamo quindi su Visualizza, Righelli, Mostra righelli. Se facciamo un clic col tasto destro su uno dei righelli, vedremo che l'unità di misura è appunto i centimetri. Possiamo chiaramente anche spostare i millimetri. L'importante è non spostarci su pixel, che invece è l'unità di misura dei file e delle grafiche destinate al web o comunque alla lettura su monitor. Andiamo quindi subito a trascinare una guida da sinistra per 3 mm. La facciamo anche sull'altro lato, 3 mm dalla fine. E così anche per il retro, anche qui dalla fine. La stessa cosa andiamo a fare adesso anche per la parte superiore e inferiore, 3 mm a partire da sopra. Ci regoliamo guardando il righello e quindi le unità di misura presenti sul righello a sinistra in questo caso, e infine l'ultima riga verso il basso, 3 mm a partire dal basso. Ed ecco qua, possiamo andare sul pannello livelli, fare un doppio clic sul nome del livello e chiamarlo guide. Dopodiché possiamo bloccarlo con il lucchetto in modo da non far muovere più le guide, o in alternativa possiamo andare col tasto destro sull'area di lavoro e cliccare su blocca guide. Possiamo farli anche entrambi. Dopodiché selezioniamo il livello guide e aggiungiamo un nuovo livello. Qui dal basso tramite l'iconcina crea nuovo livello. Qui andiamo a inserire i materiali che ci servono per popolare il fronte e il retro del nostro bigliettino da visita. Quindi stiamo parlando delle iconcine, icona relativa alla mail, al telefono, al sito web, al marker geografico per la localizzazione. Parliamo del logo che ho precedentemente creato appositamente. A proposito, ti lascio un link in descrizione di un video dove ti mostro come realizzare un logo da zero, tutti gli step necessari dalla bozza fino all'esportazione. E infine dobbiamo anche stabilire quelle che sono le palette colore di riferimento. Trattandosi di un biglietto da visita fittizio, modello, chiaramente non abbiamo riferimenti specifici di colore da cui trarre ispirazione, possiamo quindi creare da zero. Se avessimo invece un logo colorato, potremmo prendere i colori del logo come identificativi per le cromie da utilizzare. Andiamo quindi a selezionare lo strumento rettangolo con angoli arrotondati. Andiamo a disegnare ora quindi il primo colore di riferimento. Dopodiché andiamo a selezionare la tavolozza dei colori e magari un colore di riempimento che potrebbe essere l'arancione o qualsiasi altro, se il riferimento è da inventare al momento, oppure lo preleveremo col contagocce con un elemento inserito nell'area di lavoro se avessimo già un riferimento. Ora con lo scorciatoio da tastiera Alt più clic del mouse andiamo a fare una copia del primo rettangolino, poi di nuovo apriamo la tavolozza dei colori e andiamo a dare un nero povero che potrebbe essere questo. Poi andiamo a duplicare di nuovo l'ultimo rettangolo disegnato e andiamo ad associare un colore più chiaro, quasi bianco. Lo possiamo andare a selezionare da qua e sarà lo sfondo della sezione del fronte dove inseriremo il nome del professionista e la sua qualifica. Andiamo ora a inserire le icone di riferimento che faranno parte, popoleranno quindi il retro, quindi la seconda tavola di lavoro. Andiamo su File, Inserisci, andiamo a prelevare le nostre icone che possono essere in formato PDF, SVG, preferibile questi due formati se vogliamo poi associare colori diversi, oppure PNG se sappiamo che dovranno rimanere dello stesso colore. Ecco qua il nostro mouse si attiva con le icone memorizzate. Andiamo quindi a tracciare con il mouse lo spazio che ospiterà ciascuna delle 4 icone in questo modo.
Andiamo ora a inserire anche il logo, ed eccolo qui il nostro logo. Possiamo andare a selezionare tutte e 4 le icone, poi con il contagocce associare il colore nero povero. Il colore del logo sarà poi associato e modificato a seconda dello sfondo sul quale sarà collocato. Infine andiamo a caricare un'immagine che ho precedentemente scaricato da siti di settore. Ci sarà molto utile come sfondo di overlay sui vari sfondi, in modo da dare con un po' di opacità e un metodo di fusione ad hoc un po' di dinamismo all'intera grafica. Torniamo quindi su File, Inserisci e preleiamo dalla nostra cartella l'immagine precedentemente scaricata. Ed eccola qui, cambiamo l'orientamento, clicchiamo sullo strumento rotazione da pannello strumenti, con un angolo di 90 gradi, vediamo l'anteprima, clicchiamo su ok, con lo strumento selezione lo portiamo un po' più giù. Ed ecco tutti i nostri elementi. Ora cominciamo a realizzare il contenuto. Partiamo dalla struttura, selezioniamo il rettangolo con il colore principale, poi lo strumento penna, poi andiamo a dare una direzione ondulata come in questo caso. Ecco lo strumento selezione diretta, andiamo a ridimensionare il tracciato che se anche esce dai bordi, dai margini esterni non è importante perché non si tratta di un elemento di contenuto ma di sfondo decorativo e che quindi può essere anche tagliato in fase di stampa, ma noi siamo comunque dentro l'area di protezione delimitata, ripeto, dalle guide. Ora con lo strumento penna sempre selezionato andiamo a disegnare un'ulteriore forma, un ulteriore tracciato molto più sottile che posizioneremo nella parte appena sopra del tracciato sottostante in modo da separare la parte di sopra con la parte di sotto in modo ancora più netto con un elemento decorativo. Potrebbe essere qualcosa del genere, poi lo trasciniamo ancora un po' più in basso. Ora andiamo a selezionare il nostro logo che si trova qui e facciamo una copia che possiamo fare da menu modifica copia e modifica incolla, oppure con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse lo portiamo qui sopra, poi col tasto destro su ordina porta in primo piano. Dal pannellino dinamico nella parte alta andiamo ad allineare orizzontalmente al centro il nostro logo, possiamo eventualmente anche andarlo a ridimensionare con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse e di nuovo lo andiamo ad allineare centralmente in orizzontale. Poi con il contagocce andiamo ad attribuire un colore più chiaro in modo da marcare il contrasto tra lo sfondo e il logo stesso. Ora andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, disegniamo questo rettangolo che ricopre tutta l'area, poi col tasto destro torniamo su ordina e su porta sotto in modo che questo rettangolo con questo colore sia posizionato al di sotto del tracciato arancione, come possiamo vedere anche dal pannello livelli. Poi eventualmente possiamo anche trascinarlo e portarlo appena sopra. Dopodiché andiamo a selezionare l'immagine che abbiamo precedentemente caricato. Anche qui possiamo fare una copia con una combinazione di tasti Alt più clic del mouse oppure dal menu modifica copia e poi modifica incolla e lo posizioniamo qua sopra. Ora chiaramente non sarà visibile perché come vedete dal pannello livelli appena sotto il rettangolo lo trasciniamo sopra e di nuovo lo trasciniamo ancora più sopra. Facciamolo adesso coincidere espandendolo in modo da farlo iniziare e finire con gli estremi del fronte, sinistra e destra. Ecco, possiamo posizionarlo in questo modo. Ora dal pannello dinamico nella parte alta oppure dal pannello trasparenza clicchiamo su opacità, metodo di fusione diamo luce intensa e possiamo lasciare anche un 50 o 60% come in questo caso. Anche se questo elemento esce fuori dai margini esterni non è importante perché è un elemento decorativo che ci serve per dare più carattere sostanzialmente alla nostra grafica. Possiamo anche diminuire ulteriormente il livello di opacità della nostra immagine. Ora selezioniamo lo strumento testo. Andiamo chiaramente a bloccare il livello immagine rettangolo in modo da poter gestire meglio il testo al di sopra di essi. Facciamo un clic sull'area bianca. Andiamo ora a selezionare dal pannello dinamico un font che sia adatto all'occasione. Potrebbe essere un font chiaro, pulito, netto come Roboto. Magari Roboto Black con una dimensione di 16 punti. Ora selezioniamo il testo e sempre dal pannello dinamico lo allineiamo al centro rispetto all'intera area. Selezioniamo di nuovo lo strumento testo e andiamo a scrivere il nostro nome, il nome della persona o del professionista o dell'azienda a cui sarà associato questo biglietto da visita verticale. Chiaramente un nome fittizio inventato per il momento. Allineiamo di nuovo al centro. Poi selezioniamo di nuovo lo strumento testo e facciamo un clic di sotto. Lasciamo come font Roboto, caratteristica regular, dimensione 11. Qui andremo a scrivere adesso la figura professionale. Teniamolo già al centro, facciamo di nuovo un doppio clic e andiamo a sovrascrivere con il testo della figura professionale.
e allineiamo di nuovo centralmente. Possiamo poi eventualmente andare ad abbassare un po' con le frecce il nome e avvicinarlo quindi al titolo. Possiamo dire di aver creato il fronte del nostro biglietto da visita verticale. Ora andiamo a selezionare tutti quanti gli elementi, chiaramente sblocchiamo, quindi eliminiamo i lucchetti anche dall'immagine e dal rettangolo, e con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse oppure dal menu modifica copia andiamo a copiare e incollare sul retro gli stessi elementi, mantenendoli allineati allo stesso modo. Ora che cosa succede? Possiamo andare innanzitutto a ruotare l'immagine in modo da avere una sorta di effetto di continuità visiva nel momento in cui andiamo a girare il nostro biglietto. Poi selezioniamo lo strumento rettangolo, io lo vado a selezionare anche volendo dal pannellino livelli perché sono gli ultimi livelli copiati, si trovano sempre nella parte più alta, e con lo strumento contagocce vado ad associare il colore arancione. Dopodiché torno sul file allegato, quindi sull'immagine, e vado a dare un'opacità maggiore che potrebbe essere 15-16%. Dopodiché vado a selezionare il nome, vado a dare una dimensione di 9 punti e magari una caratteristica bold, dopodiché vado a cancellare il secondo nome, il secondo testo, cioè quello riferito alla carica professionale. Questo che vedete qui sarà il testo relativo alle informazioni di contatto. Cominciamo a scrivere le informazioni di contatto facendo doppio clic, selezionando l'intero testo e andiamo a scrivere l'indirizzo mail. Diamo un a capo con l'invio e scriviamo e così via anche per gli altri due dati, sito web e via quindi indirizzo geolocalizzazione. Ora con tutto il gruppo testo selezionato, con il contagocce mi vado ad associare il colore dello sfondo principale del fronte del bigliettino. Bene, ora dobbiamo andare ad avvicinare a ciascuna delle informazioni, quindi a ciascuna delle righe che contengono le informazioni di contatto, le relative icone di riferimento. Vado quindi qui, vado a selezionare l'iconcina della mail, la mappa, il sito e lo smartphone, e con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado a fare una copia e li porto qui. Col tasto destro vado su ordina e poi su porta in primo piano. A questo punto con il contagocce vado ad associare un colore chiaro e ora con lo strumento freccia sono tutti selezionati, li vado a rimpicciolire come in questo caso. Dopodiché mi avvicino e li vado ad avvicinare in modo che siano ben allineati rispetto ai testi al loro fianco e naturalmente ugualmente distanti rispetto alle icone superiori e inferiori. Ora seleziono lo strumento testo, poi dal pannellino dinamico vado ad aprire il pannellino carattere e vado ad aumentare l'interlinea in modo da dare un'equidistanza e anche una esatta corrispondenza rispetto alle icone sulla sinistra. Ora con il paragrafo di testo selezionato vado a selezionare anche con il tasto Shift o il clic del mouse tutte le altre icone, oppure in alternativa potrei andare a bloccare i livelli dell'immagine e del tracciato e fare un'unica selezione con la freccia. Ora che sono tutti selezionati vado col tasto destro, clicco su raggruppa, eccolo qua, questo è l'unico gruppo con i testi e le icone. Dopodiché devo andarlo ad allineare, mi conviene sempre fare questa operazione rispetto all'area che lo contiene, quindi in questo caso il rettangolo ospitante il retro del biglietto da visita. Quindi posso in alternativa anche andare a selezionare una guida verticale dal righello di sinistra, dopodiché posso andare a controllare che sia appunto esattamente corrispondente alla metà del rettangolo principale e centrare il blocco di testo con le frecce rispetto appunto alla guida verticale di mezzo. Dopodiché vado a selezionare il tracciato della parte bassa, anzi entrambi i tracciati, quindi con il tasto Shift più clic del mouse vado a selezionare il primo tracciato e il secondo più piccolino. Con il contagocce selezionato vado ad associare il colore più chiaro. Con lo strumento selezione vado ad selezionare il logo che si trova al centro e di nuovo con lo strumento contagocce selezionato vado ad associare il colore arancione in modo da avere un netto contrasto dal fronte e dal retro con un certo dinamismo visivo, con tutti i dati essenziali presenti e con la garanzia che tutti questi dati possano essere pienamente letti, soprattutto tenendo conto che le dimensioni finali di questo biglietto da visita verticale saranno di 5,5 cm di larghezza e 8,5 cm di altezza. Poi chiaramente possiamo anche impostare in fase di creazione un file con una larghezza più stretta, ad esempio, quindi farlo anche più stretto
biglietto. Tendenzialmente la misura dell'altezza è sempre intorno agli 8 cm, sono misure abbastanza standard ma che possiamo ovviamente andare a modificare e poi comunicare allo stampatore di fiducia di stamparle appunto in quelle dimensioni che sono poi le dimensioni con cui noi consegniamo il file. Bene, è arrivato il momento di esportare il nostro file in PDF vettoriale pronto per la stampa. C'è un ultimo passaggio da fare, fondamentale: andiamo a tracciare i nostri testi. Vado quindi a selezionare i testi del fronte, che sono il nome e il titolo, la qualifica professionale, li vedo anche selezionati qui nel pannello livello. Dopodiché questi due testi che cosa faccio? Con il tasto CTRL o Command vado a selezionare entrambi anche dal pannello livelli e li trascino sull'iconcina crea un nuovo livello in modo da fare una copia, ed eccoli qua. Sopra ci sono le copie e sotto ci sono i livelli di testo originali che andremo a nascondere selezionando l'occhiolino. Dopodiché, con i livelli di testi selezionati, come ci rendiamo conto dal quadratino acceso qui sulla destra, andiamo sul menu oggetto, espandi, assicuriamoci che l'oggetto e il riempimento siano entrambi flaggati e clicchiamo su OK. Ora possiamo vedere che i testi sono diventati dei tracciati, dato che sono tutti formati da punti di ancoraggio. Andiamo a fare la stessa operazione anche selezionando il blocco di testo che contiene appunto tutti quanti i testi, in questo caso solo i testi, non le icone, che sono già dei piccoli tracciati. Lo apriamo anche dal pannellino livelli, si trova nella cartella gruppo, e lo andiamo a duplicare in questo modo. Nascondiamo il livello inferiore, selezioniamo solo il livello superiore e poi di nuovo sul menu oggetto, espandi e ok. Ora assicuriamoci soltanto che il retro sia ben diviso, quindi la tavola che contiene il retro del biglietto sia ben diviso dalla tavola che contiene il fronte. Devo selezionare quindi lo strumento tavole, assicuriamoci che sia selezionata questa icona che ci permette di spostare il disegno con la tavola da disegno, e lo spostiamo più a destra in modo che l'immagine che abbiamo ruotato e che sta come overlay sullo sfondo non vada ad intaccare ed entrare nello sfondo della prima pagina. Dopodiché andiamo a esportare, andiamo su File, salva col nome. A questo punto gli andiamo a dare una destinazione, dopodiché in basso andiamo a dare un formato PDF, clicchiamo su Salva. Si aprirà questa finestra che ci permette di andare a parametrare, come ultimo passaggio, tutte le caratteristiche che deve avere il file per la stampa. Possiamo lasciare standard nessuno o al limite possiamo portarlo a PDFX 1A 2001 a seconda della versione del sistema operativo e della versione del software che si trova nel computer di destinazione. In ogni caso questo può essere tranquillamente un parametro suggerito per esempio dal tipografo o lo stampatore di fiducia. Lasciamo la compatibilità Acrobat 6 in modo che sia una compatibilità larga, comunque media, rispetto alle versioni PDF più o meno aggiornate. Dopodiché ci spostiamo nella parte centrale, a destra della voce generali, e assicuriamoci di andare a flaggare, se lo desideriamo, la possibilità di mantenere le funzioni di modifica di Illustrator. Che cosa significa? Dopo l'esportazione, se vogliamo rendere il documento PDF ancora lavorabile, possiamo mantenere attiva, quindi flaggare questa opzione. Se invece lo vogliamo chiudere a qualsiasi tipo di modifica e renderlo visibile soltanto come modalità lettura, dobbiamo escludere questa opzione. Se andiamo a selezionare l'opzione incorpora miniature pagina, vuol dire che per ogni singola pagina che compone il documento serviremo una relativa miniatura. Possiamo ottimizzare, quindi rendere più leggero, leggermente più leggero il file se destinato al web, flaggando questa opzione. Chiaramente è sempre consigliabile convertire il PDF in un formato più naturale per il web, che potrebbe essere JPEG o PNG. Si può decidere di visualizzare il PDF appena dopo il salvataggio, che in automatico viene aperto dal programma. Ed infine, creare dei livelli di Acrobat da livelli superiori significa che i vari livelli di Illustrator verranno convertiti in livelli che possono essere letti dal programma Acrobat come livelli multipli dagli utenti che posseggono per esempio Acrobat Pro. Nella scheda compressione possiamo lasciare tutto così com'è e assicurarci di non comprimere testo e grafica a tratto, quindi di deselezionare quest'ultima opzione in modo da non esercitare quella compressione che potrebbe ridurre leggermente la qualità visiva. Questo però comporta un aumento del peso del file finale. Spostandoci ancora sulle altre voci, indicatori e pagine al vivo, abbiamo la possibilità, ma non è questo il caso, di aggiungere dei crocini o dei rifili sullo stampato in un'area esterna alla parte grafica, quindi alla pagina effettiva, se richiesto eventualmente dallo stampatore. Nel caso di un biglietto da visita non è particolarmente richiesto perché i contenuti sono protetti già in fase di elaborazione, di progettazione, grazie appunto in questo caso allo stratagemma delle guide interne. Possiamo usare le impostazioni della pagina vivo anche se noi non abbiamo usato dei margini di abbondanza, cioè non abbiamo creato degli spazi di abbondanza esterna alle pagine fronte e retro, quindi possiamo lasciare
appare di default anche qui. Infine nella scheda output il programma ci dice che possiamo eventualmente andare a convertire il colore oppure includere o non includere i profili di colore all'interno del file. Questa scheda è particolarmente consigliata solo nel caso in cui il dispositivo che riceverà e aprirà il file che noi stiamo esportando non richiede la conversione dei colori in un formato cromatico diverso. Tendenzialmente si lascia questa opzione in questo modo a meno che non ci siano particolari richieste. Possiamo andare direttamente alla scheda protezione che ci permette di fissare eventualmente una password per aprire il documento in modo da garantire una sorta di protezione, oppure possiamo impostare una password per limitare alcune impostazioni predefinite specifiche come quelle indicate appunto qui di seguito. Per esempio possiamo consentire tutte le modifiche tranne l'estrazione di pagina, oppure possiamo consentire solo la compilazione dei campi modulo e firma, oppure possiamo consentire l'inserimento, l'eliminazione e la rotazione di pagine. Insomma, sono modifiche specifiche che, se non sono richieste, non creano la necessità della creazione di una password per limitarne l'uso. Infine c'è la scheda riepilogo con il riepilogo con questi menu, diciamo così, a fisarmonica, che ci permettono di rivedere a mo' di riassunto tutte le caratteristiche che abbiamo associato per quanto riguarda l'esportazione corretta del nostro file. Infine clicchiamo su salva PDF ed ecco qua il fronte del nostro biglietto da visita. Ci spostiamo poi sulla freccia e vediamo il retro del biglietto da visita. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!